Ciao! Oggi siamo a Roma, nel Parco Archeologico del Colosseo e precisamente al Foro Romano, il cuore sociale e politico della città. Ecco il nostro biglietto e come al solito eccoci in fila. Questa è la mappa. Entriamo. Entro e attraverso il trionfale arco di Tito, dedicato all'imperatore dal Senato e dal popolo romano. E questo è il Tempio di Venere. E Roma. Chi è Venere? La madre di Enea, illustre antenato dei gemelli Romolo e Remo, in particolare Romolo, il fondatore di Roma. Enea, scappando da Troia con il padre e il figlioletto, giunse sulle coste del Lazio, dove sposò la figlia del re latino, Lavinia, dando inizio al mito e alla stirpe dei re. Questa è la chiesa di Santa Francesca Romana ed è meta ogni anno, il 9 marzo, di un particolare pellegrinaggio in auto, poiché Santa Francesca è diventata patrona degli automobilisti. Questa è la Basilica di Costantino e Massenzio, il più grande edificio del foro. Per i romani era il luogo usato per le funzioni amministrative e per gli affari. Ed ecco il Tempio di Romolo, fatto erigere dall'imperatore Massenzio in onore del figlio Romolo. La porta in bronzo è originale. In questi luoghi, prima dei Romani, vivevano gli dei e il Tevere si chiamava Rumon, da cui forse Roma, e che in etrusco significa fiume. Tutta la zona era una palude adatta ai pascoli e piena di zanzare. Nel foro si prendevano decisioni, si eseguivano processi, condanne e si viveva in una città perennemente rumorosa e caotica. Dedicato dall'imperatore alla moglie, ecco il tempio di Antonino e Faustina. Dalla parte est del foro vado verso il lato ovest e attraverso la via sacra, cosiddetta perché percorsa durante gli eventi più sacri della vita cittadina. Questo è l'arco di trionfo di Settimio Severo, un capolavoro eretto nel 203 d.C. per celebrare i primi 10 anni del suo regno. Nel Medioevo l'arco fu usato come negozio di barbiere. Ecco il Tempio di Saturno, 8 colonne ancora in piedi. Saturno era il mitico dio re, molto amato dal popolo e anche dagli schiavi, poiché era legato ad un felice momento di prosperità in cui non esistevano guerre e schiavitù. Ogni anno veniva festeggiato tra il 17 e il 23 dicembre con i celebri Saturnali. E questo è uno degli ultimi monumenti, costruito nel 608 d.C., la colonna di Foca, dedicata all'imperatore bizantino Foca, che qui venne in visita donando il Pantheon a Papa Bonifacio IV. E siamo arrivati al Tempio di Vesta, fatto erigere da Re Numa anche per eliminare un punto orrendo di Roma, una discarica a cielo aperto. Roma non era molto pulita, né sicura, specialmente di sera, mancando completamente l'illuminazione. Il tempio custodiva il fuoco sacro, che non doveva mai spegnersi, e sorvegliato dalle sacerdotesse vestali, che per 30 anni dovevano occuparsene. Scelte in tenera età, dai 6 anni, dovevano osservare assoluta castità, pena la sepoltura da vive. In compenso vivevano qui, in questo lussuoso complesso, con stanze laterali e bagni che i cittadini romani si sognavano, e un grande giardino al centro.
Oggi lo definiremmo un convento di lusso. Ed ecco il Palatino, uno dei 7 colli di Roma e il più antico. Qui, secondo la leggenda, in una grotta vennero allevati i gemelli Romolo e Remo da una lupa. Su questo colle vivevano i personaggi più facoltosi e di spicco della vita politica e sociale della città. E saliamo ora verso gli orti farnesiani, così chiamati perché dal 1550 il colle venne rilevato dalla ricca famiglia Farnese. Fu il primo giardino botanico d'Europa, voluto dal colto mecenate, il cardinale Alessandro Farnese. Questo è il Teatro del Fontanone. Ed ecco la grande terrazza panoramica. Fu il giovane Odoardo Farnese, in occasione delle sue nozze, a commissionarne la costruzione. La nostra breve storia si conclude qui e ora ci aspetta il Palatino. Andiamo! Ma questa è un'altra storia. Per non perdere i prossimi episodi, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui prossimi video. Ciao!